Kevin's oldest and probably one of his earliest students, and I've been learning from Kevin for. Well, I have to work this out. Yes, I've been learning from Kevin for 64 years, so I can really claim to be his earliest student. I don't have to tell you anything about Kevin. Kevin is I think the only Oscar-winning historian, and his work over the last more than 50 years, and particularly the publication of The Days Gone By, have completely not transformed, but created appreciation of silent cinema. I can say no more. Sarei il primo allievo di Kevin da 64 anni a questo punto, e questi sono i 3 piccoli punti che sono grandi, quindi sempre studente. Secondo è, non credo che ci sia un altro storico che abbia vinto un Oscar. E la terza cosa è che The Parade's Gone By, che ha trasformato proprio una metamorfosi nel nostro campo. I have to say that when sorry, I'll take your word for it. I want to get immediately Kevin, but just something I should say was that when I became his student, I was I don't know, I was in my 20s, I was very grown up, and he was 16. Per aggiunta questo rapporto allievo-professore, Kevin aveva 16 anni, David una ventina d'anni. Di più. In his 20s. Allora, cominciamo? Sì, subito. Allora, a proposito del libro del signor So on the book. Che non è mai stato tradotto in italiano. The book's never been translated into Italian. Se ci può spiegare un momentino in cosa consiste. Per esempio, ho letto che David parla di un montaggio quasi cinematografico nella formazione di questo volume. Gli argomenti non sono stati messi in ordine cronologico, ma parla proprio di montaggio. The Parade's Gone By has never been put into Italian. And would you say a few things about it? He's noted from remarks made by David that there's a sort of editing procedure in the book. That it's not a chronological arrangement, that there was a montage of Yes. the different themes. I had absolutely no intention to write a book, Non avevo intenzione di scrivere un libro. but I needed an excuse to meet the people from the silent era who interested me enormously, and I thought of saying, I'm working on a book. Aveva bisogno di una scusa per conoscere, proprio incontrarsi con i grandi del cinema muto. Quindi ha detto, sto scrivendo un libro. And it was when I met a director called Joseph Henneberry, who told me how Griffith photographed the great scenes of the camera coming out of the clouds over Babylon and Intolerance, which the British historians thought was shot with a captive balloon, though how they expected it to be brought back to Earth, I do not know. And Henneberry, who was there, described a siege tower stripped with an elevator in the middle and mounted on mining rails, so just a couple of grips could push it forward, and the elevator came down with Mr. Griffith, Lillian Gish and Carl Brown on board, and they made those incredible shots. And as soon as I heard that, I thought I had to write the book. But now, if I was asked to write the book, I know I don't know enough. But being a kid in his 20s, you know, no imagination, I thought I could do it. Da ragazzo anni 20 poteva farlo perché credeva in sé, perché era tutto nuovo. Adesso se gli chiedesse la stessa cosa, dice che non sa abbastanza per farlo adesso. Ma la cosa chiave è che quando Joseph Henneberry gli ha detto, gli ha spiegato come fu fatto quelle scene in Babylon, dove viene la veduta dall'alto, e lui, tutti pensavano, gli inglesi pensavano che fosse stato da un
da un dirigibile, ecco, qualcosa di impossibile così. Infatti era una torre d'assedio denudata con dentro un ascensore e saliva e scendeva con Carl Brandon e Griffith stesso. Quindi queste scene famosissime. E allora ha capito, devo scrivere un libro. I must tell you one other story I heard about that intolerance set. That an assistant director who became very famous later on, called Sidney Franklin, l'aiuto regista su Intolerance, was leading a mob against the walls of Babylon with plaster of Paris rocks falling on them, which kill you if they hit you, even though they were plaster of Paris. And his mother came rushing to the set because he was late for something, and she said, "Can I see my son?" And the man on duty said, "No, ma'am, his brains are all over the lot." L'aiuto regista che dirigeva la parte dove c'è un assedio alle mura di Babilonia con questa roccia fatta non di cartapesta, di plaster of Paris. Plaster of Paris, yes. Proprio gesso, che avrebbero comunque ucciso chiunque, anche se cadevano. Tutto in mezzo a questa scena viene la mamma di quest'uomo che Giovedi è in ritardo, c'è una riunione, qualcosa, e chiedesse al manager del set dove è il mio figlio, e lui rispose: "Signora, sta lì con il suo cervello sparpagliato del set." Magari se ci poteva raccontare un po' sulla scelta dei film per questa edizione delle giornate, no? The choice of films that you've made for the Giornate, Yes. your selection. Yes. What about them? Could you say something, anything that, Perché ha scelto questi film? why in particular? Scusa, aggiungiamo così, perché sono tutti 6 film, tutti americani, di nessun'altra cinematografia. They're all American films. Yes, they're all American films because the Parades Gone By was all about American films. Perché il libro era Although it had a very long Cinema section americano. on Abel Gance for some reason. Anche se c'è una sezione abbastanza lunga su Abel Gance, ma è essenziale che il libro tratta di film americani. But I have constantly met people who say how disappointed they were by the covered wagon. So I wanted to make sure a good print was shown of that film at its most complete length. Unfortunately, the print was pretty second-rate and full of inserts, but I think the picture still came over. I was very keen to show that James Cruise was actually capable of remarkable work outside westerns with The Mating Call, which really surprised me as a view of America that we don't normally get. Quindi, per esempio, The Covered Wagon aveva sentito tante persone che erano deluse da questo film e voleva essere sicuro che poteva stare in se stesso, cioè esprimersi come un buon film, e voleva quindi che ci sia una copia buona della pellicola, e non è sempre stato così. E l'altro esempio era James Cruise, che fosse capace di fare film altro che solo westerns. In The Mating Call, sì. The Mating Call, M-A-T-E-N-G. And Captain Blood was a picture which was completely unknown. I came across it on 9.5. It's only 2 reels on 9.5, but I thought if the original is as good as this, it really ought to be better known, as should the director, David Smith, who's still unknown. I thought he did an amazing job, and the restoration knocked me sideways because it included all the original titles, and to see how they have put the best elements of the book into the film without making it drag was remarkable. Questo è un altro esempio, Captain Blood.
tema di quello che è sconosciuto, sia il film che lui conosceva solo in 9,5 e solo 2 rulli, e il libro stesso, quindi nessuno li conosceva. Quindi come presentare a un nuovo pubblico, per questo l'ha selezionato per farli conoscere, to let them be known. Yes. Yeah. Yes. My thought about that film was how incredibly smart the audiences were at that time. You know, you've really got to be very attentive and very smart to get all the politics in the last half. Yes, that's Devi very true. aggiungere come dovevano essere intelligenti quelli del pubblico all'epoca per capire quelle didascalie, e per lo più, diceva Kevin, anche il fatto di questo restauro stupendo, perché ha rimesso le didascalie in modo giusto. And Federico Magni has found out that the writer of that film was Albert E. Smith's, the head of Phytograph's mother. Isn't that Il capo fascinating? della Vitagraph. He researched it, discovered that J. Pilcher, who's credited with the script of the film, was Albert Smith's mother. La madre di Albert Smith, quest'altro regista, cioè sempre nuove ricerche, anche nel presentare e selezionare questi film ci porta a nuove conoscenze. And finally, Smouldering Fires was a film which was found on an ostrich farm in South Africa. I had already seen another of Clarence Brown's films, already acquired The Goose Woman, which I thought was a knockout. And I begged the man who found this film, who brought it to England, and he very generously allowed an exchange. And again, I was deeply impressed with it. Eventually I managed to show it to the man himself, the man who made it, Clarence Brown, and he looked at me at the end and he said, "I never knew I was that damn good." Ma a proposito di Smoldering Fires, fu scoperta questa pellicola in una fattoria di struzzi nel Sudafrica. Ostrich farm, yeah, get that right. Giusto, no, in italiano. Kevin ha proprio pregato al proprietario di poter portarlo via, e alla fine l'ha fatto vedere a Clarence Brown, il regista, che vedendolo, cioè ovviamente anni dopo, dice: non sapevo mai che ero così dannatamente buono, ecco. Bravo, cioè. Quindi questi sono vari esempi di ragioni. Volevo chiedere se il restauro di Napoleon rimane per lui la sua impresa più difficile, più titanica, diciamo. Do you o think your most, as she put it, titanic achievement will still be the restoration of Napoleon? You can't get many larger films than that, but Non ci sono stati che sono più grandi di quello, certo. ovviamente. I started it in around 1967 and it still isn't finished, Non è ancora but finito. now the Cinémathèque Française are going to do a restoration of Napoleon, so perhaps we'll see all the scenes that I couldn't find, which will be very exciting. Quindi le scene che non ha potuto trovare saranno forse incluse nell'ultimo, questo corrente, il restauro fatto dalla Cinémathèque Française. Stanno facendo. And if they've had the footage all this time, there are going to be some questions asked. E se è vero che hanno avuto la pellicola per tanto tempo, ci saranno delle domande a porre. I heard a lecture a couple of weeks ago by the man who was doing that work, and I had a funny feeling that they were going to find different takes. Ah, But it's impossible to know, but I was looking at it and thinking, I'm not sure they're going to find so much more. David si poneva la piccola preoccupazione che, avendo sentito qualcuno che ne parlava dalla Cinémathèque qualche settimana fa, che forse invece di pezzi singoli sarebbero varie riprese
cioè varie versioni della stessa ripresa, ma non sa. There is a fantastic sequence which Gans gave the Cinematheque in the 50s. I can't imagine what it looks like. At the end of the siege of Toulon, revolutionary forces round up all the collaborators with the English, put them against a wall, 300 of them, and execute them all at once. And the camera becomes the bullets. And it sounds just amazing. How he does it, I do not know. C'è una scena che Gans stesso ha dato alla Cinematheque negli anni 50, che dice che non può immaginare come è stata fatta, ma se è vero sarebbe la scena nell'assedio di Toulon, in cui i rivoluzionari prendono gli inglesi e i collaboratori e li portano tutti e li mettono contro un muro per ucciderli, tutti insieme, e sono 300, e la cinepresa sono le pallottole che si dirigono verso questi uomini, e dice che non sa come l'avrebbero fatto, come l'avrebbe fatto Gans. Sadly, it's disappeared. È sparita questa scena, cioè ha sentito che Gans l'ha data alla Cinematheque negli anni 50, ma per così dire non esiste, cioè non è stata ritrovata. And then you think they've not found it for this restoration? No, I've asked him and he said he Non è hasn't. stata una di quelle trovate per questo restauro. Non ci sarà, non c'è. Non c'è per ora. Just saying, for now it's not there. Yeah. Yeah. It's awful to say lost. Quindi prima o poi dovremo rivedere Napoleon. So Nico says, so one day or the other we'll have to see it again. Yeah, oh yes. You should keep seeing it every couple of years. Ogni paio d'anni. Beh, ne sono passati parecchi, era stato fatto a Udine. When we showed it in Oakland in San Francisco, the Consul General of France in San Francisco came over and said, "I'm speechless in both languages." Avete capito? Il console francese alla proiezione a San Francisco, a Oakland, avendolo visto, disse: "Sono senza parole in 2 lingue." E volevo chiedere anche cosa lo spinge dopo tanti anni ancora a girare il mondo, a venire qui per esempio, e cosa ancora lo appassiona, cosa trova sempre di nuovo nel cinema muto. What drives you still after all these years to travel and come to places like this and still? Film is my religion. And if you can imagine anything better than this, I can't. Sì, avete capito? È la sua fede. È la sua, sì, He- meglio he- tradurre fede proprio. La mia Heaven will be an anticlimax. Il paradiso sarà anticlimatico. Sarebbe. Però ho detto anche un'altra cosa dopo per il film, che è la mia fede, e quindi che non Se voi riuscite a immaginare qualcosa di meglio, Se- io non ce la faccio. Ah, ok, sì, sì. E in paradiso, scusa, già detto, sarebbe? Sarebbe un anticlimax. Mind you, if they've got Erich von Stroheim's Devil's Passkey up there, I'll be perfectly satisfied. Sarà molto soddisfatto comunque se hanno The Devil's Passkey di Stroheim lassù. Or great. Or great, maybe. Or Grit, maybe, Valerio was saying. Oh, yes, that's Glenn Hunter. Yes, that would be fantastic, wouldn't it? Che film di Stroheim, scusa? The Devil's Passkey. So we got a lot to look forward to. I tell you what, since we're talking about Stroheim, the sort of thing that happens to a film historian, The Kindness of Strangers is a title of a book, and I've adopted it as an explanation of how enjoyable this job is. And I was in San Francisco and talking about Stroheim, and a chap said, "Well, I'll take you
to where Stroheim worked as a waiter in 1908. And he took me to the mountains, and there was a, what do you call it? It's not quite an inn, but it's the exact copy of the place in his first film, Blind Husbands. And the surroundings were just the same. And the kitchen had not been altered since 1913. And they were, no, 1908, that's right, they were even earlier. They just changed the taps and put a fridge or two in, but otherwise it looked identical. And to see the place that Stroheim knew so well and transferred so well to his first film was absolute magic. Per rispondere alla domanda di perché ho ancora questa passione, perché secondo l'idea, la dico in inglese, di the kindness of strangers, cioè la benevolenza di chi non ti conosce, anche, ma che qualcuno in un festival, in questo caso a San Francisco di recente, le disse potrei farla vedere dove Stroheim lavorò quando è arrivato per la prima volta, e come cameriere in una casetta, just a little, not even an inn. That's right, Not, yes. It's not as big as an inn. yes, yes. Cioè un posto di ristoro, ecco. E sono andati in macchina lassù e niente era cambiato l'ambiente e nemmeno la stanza stessa, che è quella che adopera per il suo film. He used it in his Blind Husbands. in Blind Husbands. E quindi di poter andare indietro nel tempo e rivedere questa scena. L'unica differenza è che avevano messo i rubinetti e forse un frigorifero, ma servivano ancora da mangiare. Possiamo chiedergli ancora, lui ha conosciuto tantissimi grandi, One last anche quelli più noti, no? Anche Chaplin, anche Buster Keaton. You've known many greats, obviously, Chaplin or Keaton, che sono i più popolari anche per to name the most popular ones. Chi ricorderà sempre con più piacere, insomma. Who among those will you recall with the greatest pleasure? I suppose Harold Lloyd, because I had not seen his feature pictures for many years. They were unobtainable in England. And when I did see them, I was so astonished, I wrote a fan letter to him. I took care of the Directors Guild, I think. I got no answer. But one Sunday morning, I was dozing in bed, dreaming I was in America at last, and I was being shown the motion picture home by Mr. D.W. Griffith, of course. And the telephone rang in this dream, and I woke up and realized my telephone was ringing, picked it up, and the man said, "You'll never guess who this is. It's Harold Lloyd. And why don't you come over to the Dorchester?" And I looked at my diary recently to confirm this, because I still don't believe it happened. And it was my 21st birthday. And I went over to meet him, and meeting him was a bit disconcerting, because when he shook hands, there was hardly any hand there to shake. He posed for a property bomb in a still picture, and the bomb had been primed, and it went off, and it blew half his hand off and temporarily blinded him back in 1920. But he didn't seem to care about shaking hands, and he was so friendly and so full of information and full of enthusiasm still. That I shall never forget. And going to see his gigantic palace of a house in Beverly Hills, unfortunately he said, "Would you like to see one of my films I've just restored?" And I said, "No, I'm afraid I've got an appointment with Francis X. Bushman." Quindi sì, Harold Lloyd non aveva visto da un po' di tempo i suoi, parliamo di quando aveva 21 anni, Kevin. Questo succede sul 21esimo compleanno.
a Londra e stava un po' assonnato, cioè stava sognando proprio che era a Hollywood, che gli stava facendo vedere la motion picture home proprio Griffith, e suonò il telefono, sembrava nel sogno, poi si è reso conto che era una vera telefonata, e prima di questo aveva scritto a Harold Lloyd ma senza aver risposta per vedere se poteva incontrarlo, e disse pronto, e la voce dice lei non indovinerà chi sono io, è Harold Lloyd. Potrei vederla forse più tardi oggi al Dorchester Hotel a Londra. Guardò di recente Kevin il suo agenda per quell'anno per confermare questo fatto, che ancora crede che fosse un sogno anche adesso, e andò e gli dette una stretta di mano, e c'era pochissima mano perché su un set una bomba diciamo fasulla ma anche vera, scoppiò prima del momento anticipato, danneggiando molto la sua mano e anche la sua vista. Per un po' di tempo è stato accecato, e quindi, ma non gli dava problemi stringere la mano, e disse ma vuole venire a vedere la mia casa quando fu a Hollywood, a Beverly Hills, e in questo grande palazzo di casa che aveva, e li invitò a vedere forse uno dei suoi film, e Kevin disse purtroppo ho un appuntamento con Francis X. Bushman, quindi un altro grande, e così. Brilliant memory you've got, but just tell them that he did all the stunts with that half a hand. Sì, e con quella mezza mano che aveva fece lui stesso tutti i stunt. There's a glove that Mr. Goldwyn had Sì, le made. acrobazie. Le scene più pericolose. Sì. Ma quindi lui vuol dire che Harold Lloyd ha scelto Harold Lloyd anche dal punto di vista umano? Perché io And having answered the question, so you said, well, I think Harold Lloyd, from a human point of view as well. Oh, Or just- absolutely, yeah, yes. sì. He's quite remarkable. But they were all the most remarkable people I ever met. Tutti erano notevoli personaggi. Ma ci sono stati anche incontri brutti. Only one person turned me down, and she said, a famous actress from the teens and early 20s, who said, I have neither the time nor the inclination to talk to. Solo una di queste vedette degli anni 10 gli disse di no, dicendole, una signora che rimane senza nome, cioè non ho né il tempo né l'inclination, la volontà, della voglia di incontrarla. Do you give her name? Or Dorothy Phillips, who was the wife of Alan No, Holubar. adesso l'ha detto. David gliel'ha chiesto, Dorothy Phillips. Bisogna trovarla. So she lost her opportunity to go down. David ha detto, quindi ha perduto l'occasione di finire lei anche nel libro. Oh, so can I go and see Cousine Bet? In English. Ho avuto anche degli incontri The last negativi, before in Italian then in English. Ho avuto anche degli incontri negativi come Joseph Sternberg. Yet even bad relationship with your interviewers like Joseph Sternberg. Oh, Sternberg. Well, there were negative meetings as well. Yes. Joseph von Sternberg, who I knew was going to be difficult, and I rang him up, and he said, how long are you going to stay? So I advanced my date of departure so that he'd see me quickly, and all he said was, why do you leave me until last? Avete capito? Sternberg gli disse al telefono, quando parte lei? E Kevin ha cambiato la data della sua partenza per venirgli incontro, e rispose solo, perché mi ha lasciato per ultimo. Ma sapeva che fosse stato difficile. So, okay. David Sta correndo per il andando via. l'abbiamo già No, detto l'ultima che volta. cosa? Ok, beh, no, era per David. No, per perché si sapere sta che- perdendo una grande... Lo lasciamo andare allora, gliela chiedo. Good. Thanks. Many thanks, Kevin. Thanks very much. From
Yeah.